Cari fan, ci troviamo per parlare di un argomento molto attuale, anche se per la verità il discorso è iniziato qualche anno fa, 2 anni fa più o meno, il 23 giugno 2016, quando l'Inghilterra, anzi o meglio la Gran Bretagna, decise di avviare la procedura tramite un referendum per uscire dall'Europa. Noi abbiamo un'idea degli inglesi piuttosto seria, cioè nel senso che abbiamo sempre pensato che fossero gente molto coerente e molto preparata. L'idea storica è quella. In realtà questo referendum è stato fatto per motivi politici interni dal governo Cameron, il quale poi tra l'altro come ha vinto si è dimesso. Non era stato programmato nulla, come uscirne, che cosa fare, quali sarebbero state le conseguenze, come attuarlo. Non erano state fatte delle indagini. Innanzitutto iniziò molto male, prima del referendum l'uccisione addirittura di un europarlamentare, perché intanto cresceva diciamo, come si può dire, lo spirito nazionalista, cioè un nazionalismo buono e un nazionalismo cattivo in genere. È uscito fuori quello cattivo. Però soffermiamoci un attimo e andiamo sul confronto, perché sono più di 2 anni che la Gran Bretagna chiede proroghe su proroghe, non sa come fare a uscire. Si sono manifestati dei grossi problemi, il governo May vacilla, non ha una grande maggioranza. D'altro canto, nel frattempo, nel 2018, è successo che, inaspettatamente, l'Italia si è ribellata al vecchio sistema. Non importa l'idea politica che avete, obiettivamente bisogna ragionarci un attimo sopra, perché principalmente questa è stata una reazione del popolo che non ne poteva più del vecchio sistema. Per quanto riguarda l'Europa, soprattutto non era d'accordo il nostro popolo di subire sempre, fare quello che dicevano gli altri. Voi vi ricordate le risate della Merkel e di Sarkozy eh, contro il governo Berlusconi? Oramai sono famose, ride bene chi ride ultimo, adesso la Merkel è in crisi, Sarkozy non c'è più, è persino indagato. Quindi è stata una reazione, il cosiddetto governo del cambiamento, nel bene e nel male, non stiamo a dire comunque la pensiate, è stata comunque una reazione. La stessa reazione che è avvenuta in Gran Bretagna, con la differenza che in Gran Bretagna il referendum è stato promosso e vinto dai conservatori che non sono come i nostri conservatori, sono molto diversi quelli inglesi, e insisto inglesi, perché comunque quel risultato del 51,9% sui sì per uscire in Gran Bretagna erano per la maggior parte in Inghilterra, perché la Scozia, l'Irlanda del Nord e Gibilterra non ne volevano sapere di uscire dall'Europa. Anche perché loro i fondi europei li hanno sfruttati tutti e bene. La Scozia ha fatto fiorire l'agricoltura e la pesca, invece noi non li abbiamo sfruttati. Il problema è quello perché i nostri politici non si sono dati da fare, peggio per noi. Quindi ci sono due posizioni diverse. Era meglio fare un referendum e cercare di uscire dall'Europa con tutte le conseguenze e le incertezze che comunque ci sono state e ci sono ancora adesso per la Gran Bretagna, o addirittura stare dentro, come abbiamo fatto noi, e rivoltare l'Europa come un calzino, piantare un sacco di grane, disobbedire per combattere. Cioè, vabbè, è strano questo detto, però è così. In questo caso disobbedire per combattere, per cambiare la situazione. E una cosa è certa, il nostro governo attuale è molto fermo sulle sue posizioni, che sia giusto o non sia giusto, comunque il messaggio che è stato mandato all'Europa è chiaro: non ne vogliamo più sapere di fare tutto quello che dite voi. Non possono stati piccoli, per esempio come Lussemburgo, comandare uno Stato come l'Italia che ha una cultura, una storia e diciamo una produzione di gran lunga superiore ad altri che sono proprio scarsi sotto tanti punti di vista.
Noi abbiamo anche una bella personalità volendo, poca autostima abbiamo sempre avuto, ma contiamo tanto e loro lo sanno perché siamo la terza economia e non vogliono che usciamo perché l'Europa sarebbe finita. Quindi a questo punto vi faccio solo una domanda, che può essere anche oggetto di discussione. Faccio solo questa domanda, non affermo nulla. Meglio il sistema della Gran Bretagna, che ancora adesso non sa come fare ad uscire a distanza di 2 anni, o il nostro, che abbiamo deciso di restare dentro, ma piantare un gran casino, sperando che ci siano dei risultati? Aspetto vostre notizie e ricordatevi di mettere un like e dei commenti buoni. Grazie.